Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Questo è l'aggiornamento collezione degli arrivi di febbraio e marzo. Sono un po' di cosette, quindi io direi di partire subito. Ho recuperato i soliti film anni 80 che, come sapete bene ormai, prediligo comunque, cerco di recuperare per primi perché sono comunque quelli che mi piacciono di più, sono comunque quelli a cui sono più interessata. E quindi parto subito. Il primo film che sono andata a recuperare è Rowed Rex, è il soggetto di Clive Barker, come penso i più fanatici sapranno, la regia di George Pablo. Il film mi piace, di questo film mi piace molto l'ambientazione in questo paesino sperduto dell'Irlanda, credo, degli anni 80 ovviamente. Mi piace molto anche come è fatto il mostro, che secondo me è fatto bene per l'epoca e comunque credo anche per il budget, che non credo fosse tantissimo, quindi una lode a comunque gli effetti speciali dell'epoca, che per me comunque sono validissimi e mi piacciono ancora molto anche adesso. Io ve lo consiglio se volete recuperare qualcosa di carino, qualcosa comunque che meriti. Secondo me merita, e quindi ve lo consiglio. Il secondo recupero è questa volta diretto proprio da Clive Barker e si tratta di Cabal nella versione della quadrifoglio. Questo è il Blu-ray che contiene versione cinematografica e director's cut del film, ovviamente. Io ho già il DVD di Cabal con ovviamente la versione normalissima, senza pezzi in più. Questo comunque contiene molto materiale in più e sono molto curiosa di vederlo perché non l'ho ancora visto. Io ricordo abbastanza bene quello che comunque era uscito all'epoca e che comunque conosciamo un po' tutti, e mi era piaciuto molto. Quindi sono curiosa di vedere anche questo pezzo, quindi probabilmente vedrò prima la versione che ho sempre visto più e poi la confronterò con questa per vedere comunque cosa è stato aggiunto, cosa mancava, che sicuramente darà ancora più pregio al film. Questo invece è un film abbastanza recente ed è il remake di Amityville, un film che a me piace. Mi piace come remake, mi piace come è stato fatto. Il film è del 2005, ok, credevo qualcosina di più, però è del 2005, quindi ha comunque la sua bella età. Ripeto, non è ovviamente uno dei migliori post 2000, però secondo me merita, è un buon remake e se non l'avete ancora visto guardatelo perché secondo me non è assolutamente male. La casa degli zombie, anche questo mi mancava in visione e l'ho visto qualche giorno fa anche questo. Mi è piaciuta molto l'atmosfera di questo film, secondo me merita, non è eccezionale ma è un buon prodotto. Altro recupero è Camping nel terrore di Ruggero Dodato. Già visto tempo fa, però non ce l'avevo e quindi l'ho voluto recuperare. Uno slasherino secondo me che merita alla fine. Quello che posso ricordare è un buon filmettino, un buon slasher, quindi consiglio. Poi ho recuperato il primo Ghoulies che mi mancava. Avevo recuperato il secondo in precedenza e sono contenta di averlo. Altro recupero è sempre un film che io ho visto da ragazzina, mi è piaciuto tantissimo ed è Giovani Streghe. Mi ricordo di averlo registrato da Notte Horror, ora non ricordo quando, comunque tra il 94 e il 95 o comunque cosa del genere. Mi era piaciuto proprio tanto e è sempre un film che mi è rimasto in testa e comunque che ricordo in maniera molto buona, e quindi se non lo conoscete io ve lo consiglio. Lo recupero sempre dall'infanzia, se così possiamo dire, ed è Devonsville Terror.
Questo era uno di quei film che avevo registrato, credo, su non Notte Horror, però altri canali tipo Italia 7, Odeon, cose varie, comunque uno di questi canali qua, e mi era piaciuto veramente tanto, e quindi adesso me lo rivedrò perché mi era piaciuto. Nel film c'è anche Donald Pleasence, e quindi se vi piace Donald Pleasence, dateci un occhio perché comunque è un filmettino carino anche questo. Recupero. Questo è abbastanza una visione abbastanza recente, è un recupero di Pete Walker ed è Nero Criminale. È forse il secondo film di Walker, no, il terzo, dai, che mi piace di più. Come dico sempre quando c'è un film di Walker a me piace molto, è un regista inglese, e recuperate i suoi film, recuperate la sua incursione nell'horror thriller, non sono tantissime, sono 7-8 titoli credo, ma sono tutti validi, quindi vi consiglio di recuperarli. Altro recupero, titolo che conoscevo ma che non credo di aver visto e credo sia uno slasher, ed è Furia Assassina. Questo mi manca in visione, però penso che lo vedrò presto e vabbè, non so se consigliarvelo o meno, è uno slasher anni 80, quindi se vi piace il genere sì, ve lo consiglio. Poi abbiamo un film che hanno fatto un paio di settimane fa, nella notte horror, se così possiamo chiamarla, di Italia 2, ed è Amok Train, presentato là con il titolo Il treno. Carino anche questo, che dire, se l'avete visto qualche settimana fa sapete già di cosa sto parlando. Se non l'avete visto e vi piace comunque, solita cosa, il genere, gli anni, queste cose, potete vederlo. Altro recupero, questo è il secondo recupero di Walker ed è, questo mi manca in visione, ed è Marianna Fuga dalla morte. Presumo sia bello perché comunque tutti quelli che ho visto di Walker mi sono piaciuti, darò un occhio anche a questo e vi farò sapere. Poi abbiamo altro film che ho preso a scatola chiusa ed è La vendetta dei morti viventi. Io di questi titoli qua credo ce ne siano in giro simil, La vendetta, non lo so, comunque ci sono simil titoli sui morti viventi e comunque che finiscono con dei morti viventi, e io proprio mi confondo, quindi non sono sicura se l'ho visto o se non l'ho visto. Credo di non averlo mai visto, me lo vedrò ovviamente. Sembrerebbe carino anche dalle foto che ci sono dietro, e comunque io sono affascinata da queste cose un po' bizzarrine al limite del trash. Non so se sia così, però vi farò sapere. Poi abbiamo Raging Fury, che io credevo non esistesse in italiano, ma invece esiste e fortunatamente l'ho preso, ed è un filmettino carino. Questo è un, sì, possiamo chiamarlo uno slasher, non... diciamo che è uno slasher a metà, non è proprio uno slasher classicissimo, cioè non c'è la solita base del killer che ammazza tutti e poi si scopre, però c'è dietro una storiella carina e ci sono comunque dei teenager, e quindi è un buon filmettino anche questo qua, non eccezionale ovviamente, però abbastanza buono. Abbiamo La notte dei mille gatti, di cui conoscevo il titolo ma che non avevo mai visto e che mi attira parecchio, quindi penso che lo vedrò presto anche questo qua. Ora abbiamo la terza uscita Mafarca, ma la seconda della Italian Cult Collection, e si tratta di Seven Hayden Park o La casa maledetta. Questa è la versione Blu-ray. Io ho già dato un occhio al film perché comunque l'avevo già visto e la qualità è veramente ottima. Il film, che io mi ricordi, è carino e quindi merita. Se volete recuperarlo, andate su Facebook, sulla pagina della Mafarca, scrivete in privato, potete recuperare anche gli altri titoli
che sono La notte della morte e 5 tombe per un medium. E vi lascerò probabilmente il link nella box, se mi ricordo. Poi ho 3 recuperini che sono, vabbè, uno ce l'avevo già però l'ho preso, è stata un colpaccio all'Esselunga e insomma c'erano dei film a 3 euro e io ovviamente ne ho approfittato, quindi mi mancava il secondo capitolo di It e l'ho preso addirittura in Blu-ray perché comunque per 3 euro andava bene anche al Blu-ray. Il primo capitolo ce l'ho in DVD, ma va benissimo così, anche perché non so neanche se li rivedrò. Il secondo non mi è piaciuto tantissimo, il primo un pochettino di più. Io continuo comunque a considerare la serie degli anni 90 molto meglio, però ecco, se devo essere sincera, non è malaccio nemmeno questo, però preferisco proprio la serie anni 90 perché comunque mi dà un feedback molto diverso ed è molto più inquietante secondo me di questo. Ripeto, la prima parte mi è piaciuta ed è anche abbastanza inquietante in certi punti. La seconda l'ho trovata forse un po' troppo romanzata e secondo me è una pecca, ecco, però è andata così e quindi ci sta anche questo comunque in collezione. Recupero altro è DVD dell'Esorcista con l'Extended Director's Cut, scusate, ed è praticamente in questa versione qua, che ha comunque la copertina normalissima. Io ho una videocassetta e un DVD, ma tutti e due presi con le riviste, praticamente con le uscite dell'edicola, e quindi mi mancava proprio avere un DVD che fosse un DVD. Non perché un DVD uscito con le uscite dell'edicola non sia un DVD, però ecco, c'è differenza secondo me. Ho preso questa versione che è carina, comunque ha questa slide qua molto carina e non mi dispiace. Poi ho recuperato anche un film che a me al cinema non era assolutamente piaciuto, anzi l'ho trovato abbastanza ridicolo, per carità, ed è quello che considero il più brutto del Conjuring Universe, ed è Annabelle. Purtroppo a me non è piaciuto, non lo trovo pessimo, però recupero questo, vabbè, non è un horror, però è uno dei film che mi colpì di più quando lo guardai, ed è Seven. Non sarà una versione stupenda, io non l'ho ancora visto, però ci tenevo ad averlo perché comunque è un film che a me piace molto, come ripeto mi ha colpito tanto quando l'ho visto, e è comunque uno dei film che ritengo migliori della sua epoca, cioè degli anni 90, perché questo è del 95, e vabbè, se non l'avete mai visto guardatelo. Poi ho recuperato un altro film recente. Questo mi è piaciuto un pochettino di più di Annabelle, però tra tutti gli Insidious credo sia forse quello che mi è piaciuto un po' di meno, ed è L'ultima chiave. Sicuramente lo preferisco ad Annabelle. Sicuramente probabilmente lo rivedrò quando voglio comunque avere una serata non troppo impegnativa. Altro recupero, e questo qua è sempre della stessa edizione dell'Esorcista, però recuperato da €1, ed è Shining. Vi faccio vedere la copertina, ma è assolutamente uguale a quella. Questa copertina mi piace molto e sono contenta. Ultimo recupero è History of Horror di Eli Roth, il documentario sui sottogeneri dell'horror, comunque sull'horror in generale. Questa è la versione Blu-ray, sono due Blu-ray, e questa è la copertina.
è molto bello, l'ho già visto, ci sono un sacco di interviste con un sacco di ospiti da Tom Savini, piuttosto che Greg Nicotero, piuttosto che Stephen King, Rob Zombie e compagnia bella. È una bella cosetta da avere, anche una piccola idea sui sottogeneri o comunque magari conoscere curiosità o cosette nuove. Quindi ve lo straconsiglio. Questo è ovviamente della Midnight. E ok, abbiamo concluso i DVD Blu-ray del mese di febbraio e marzo. Ci sono ora due libri che sono tutti e due su Fulci, e il primo è quello edito da Blockbuster ed è Il gatto nel cervello di Lucio Fulci, che parla appunto del film di Fulci Il gatto nel cervello. Io non l'ho ancora letto perché sto finendo di leggere un'altra cosa, ma penso che lo inizierò a breve, quindi vi farò sapere. Il secondo libro invece è un libro import tedesco, e quindi penso che mi soffermerò un attimino di più su questo, ed è questo qua, che è edito dalla Deadline e spazia un po' su tutto il cinema di Fulci. È in tedesco, quindi ovviamente voi direte: non sai il tedesco? No, non lo so. Che cavolo l'hai comprato a fare? Giusto? Giusta domanda. E ci sono tantissime foto nel libro, poi ve le faccio vedere. Però la cosa bella è questo DVD, che contiene interviste a chi ha lavorato con Fulci, comunque sui film, e l'audio italiano, quindi sicuramente una bella cosa da avere. Non ho ancora visto il DVD, mi prenderò il mio tempo perché credo sia una cosa molto interessante, e adesso vi faccio vedere le foto che ci sono sul libro. Ecco qua il nostro libricino. Ripeto, ci sono veramente tante foto, a partire da questa che è molto molto bella. Abbiamo ovviamente foto di edizioni di poster di tutte le nazionalità. Ci sono anche poster italiani, ovviamente non è tutto in tedesco, cioè non ci sono solo poster o comunque card o altre cose in tedesco, c'è proprio uno spazio a tutto. Per esempio questo è il poster italiano di Enigma. Poi ci sono veramente delle bellissime foto, per esempio anche questo molto bello di zombie. Poi abbiamo questa bella con le 4 foto. Ora non penso di farvi vedere proprio tutto. L'Aldilà, che è il mio film preferito di Fulci, bellissima anche questa qua. Poi si parla ovviamente dei film in questo. E il nostro DVD che, come vi ripeto, guarderò con calma perché sicuramente è molto interessante. Anzi, ve lo tolgo addirittura dalla bustina e ve lo faccio vedere bene. Carinissimo. Il libro di Fulci
era tutto per gli acquisti di febbraio-marzo. Ci rivedremo tra un po' con i soliti unboxing o comunque aggiornamenti collezione. Ciao!